Jurassic World, rated PG-13. Ciao a tutti, oggi video un po' veloce. È uscito pochissimi minuti fa un nuovo teaser per Jurassic World La Rinascita che ci dice che uscirà il trailer, il secondo trailer, già questo martedì. Quindi rimanete sintonizzati su YouTube e anche sul mio canale che usciranno in breve altri video compresa l'analisi del secondo trailer, quindi rimanete sul mio canale ma anche su YouTube per assistere al nuovo trailer che uscirà, ripeto, martedì. Oggi facciamo una breve analisi del teaser di Jurassic World La Rinascita, dura 30 secondi e lo andiamo subito ad analizzare. La prima cosa che vediamo è di nuovo la scena in acqua con la barca e il mosasauro che salta fuori dall'acqua. Ora, nel video precedente, se non sbaglio, avevo già detto il fatto che il mosasauro sembrava un po' una sorta di balena nelle sue movenze, diciamo, e questo teaser me lo conferma ancora. Assomiglia di fatto proprio ad una sorta di balena che salta fuori dall'acqua, sia per come si comporta con le pinne, ma anche per la parte, diciamo, bassa del collo e del corpo. La scena poi continua che è abbastanza particolare perché sembrerebbe che il mosasauro riconosca il fatto che non sia tanto la barca il nemico, ma proprio le persone che ci sono sopra, perché insegue la barca per acchiappare le persone, quindi sembra essere abbastanza consapevole come creatura di quello che sta andando a cacciare, e questa cosa è molto carina, mi piace. Tra l'altro la scena appunto è una sorta di inseguimento al contrario, cioè la barca che scappa dal mosasauro, ma poi credo che inizi anche in un altro modo, ma adesso vi spiego un attimo meglio. Infatti subito dopo vediamo di nuovo Zora Bennett che ricarica il fucile per probabilmente sparare al mosasauro per prendere del DNA. Subito dopo arriva la scritta che il 2 luglio uscirà il film. Ora, vorrei un attimo analizzare questi brevi 10 secondi di video, giusto per pensare, giusto per ragionare insieme. Io pensavo, lo spiegherò anche nel prossimo video che farò, io all'inizio pensavo che in questa scena qua loro raggiungessero una famiglia, la famiglia per aiutarli, e diciamo incontrassero anche con gli spinosauri e il mosasauro. Questa scena però adesso mi fa ragionare un attimo, perché potrebbe rivelare un pochetto di più su come andranno le cose, perché infatti loro vanno con la barca e ci sono soltanto i nostri protagonisti, diciamo il nostro gruppo di arruolati per la missione, che vanno tra virgolette a caccia del mosasauro. Poi però dopo sappiamo che c'è la scena, quella dove insieme alla famiglia scappano con la barca dal mosasauro e dagli spinosauri. Ora questo mi fa pensare che fino a quando che loro arriveranno sull'isola, la prima cosa che faranno sarà proprio dare la caccia al mosasauro, ma lui, intelligente com'è probabilmente, mentre nuota così, in realtà li porta nel suo territorio dove ci sono gli spinosauri. Ed è in quel momento che incontreranno anche la famiglia in pericolo e i 3 spinosauri. Procedendo con il teaser, vediamo subito dopo la scena, quella del T-Rex che acchiappa i nostri protagonisti sott'acqua, e quello che vediamo è letteralmente il T-Rex che nuota sott'acqua mentre rincorre, mentre insegue e sbuca fuori dall'acqua facendo cadere i protagonisti dal gommone, e sbuca fuori dall'acqua ruggendo, e devo dire che la CGI è stupenda. La computer grafica in questa scena qua è tra le più realistiche che io abbia mai visto in generale, ma anche nei film di Jurassic Park e Jurassic World. Vediamo poi gli stessi frame del trailer scorso con il T-Rex che cerca di acchiappare qualcuno che nuota, e dopo vediamo la parte più interessante, diciamo, ovvero delle persone, diciamo degli scienziati che scappano dalla gabbia del D-Rex. Ora vediamo tanti dettagli che rivelano un pochetto di più di quello che si pensa. Innanzitutto vediamo che il design di questa struttura di nuovo è molto più futuristica di quella di Jurassic World, proprio del parco di Jurassic World, e di nuovo assomiglia molto a quella della Biosyn. Rimanendo sulla sinistra vediamo un piccolo più arancione qua, che al momento non so ancora cosa possa indicare. Vediamo poi qui in basso il logo InGen, che è un logo fatto leggermente male, ma credo apposta, credo sia fatto male apposta,
per diverse ragioni che sono quelle che ho detto finora nei miei video teorie, lo rispiegherò un pochetto meglio anche nel prossimo video, che appunto secondo me quest'isola non è InGen e si tratta di un'altra azienda che magari aveva a che fare con la InGen o vuole incastrare la InGen, tipo la Biosyn o la Parker Genix. E lo dico perché di fatto questo logo InGen è fatto abbastanza male, è sproporzionato, dà abbastanza fastidio e diciamo non c'è armonia visiva in questo logo specifico qua. A destra vediamo la scritta Direx. Se tu lo chiami Direx nel film stesso significa che la gente che ci ha lavorato sa che questo è un mutante, sapeva cosa stava facendo la gente qua dentro, quindi per chiamare un dinosauro Direx con un nome che non esiste. Un po' come è successo con l'Indominus Rex. È un dinosauro che non esiste, ma la gente che ci ha lavorato sapeva cosa stava facendo e quindi l'hanno nominato Indominus Rex. Credo sia una cosa del genere. Che sì, magari ha qualche errore di mezzo, questo mutante che è uscito fuori, ma potrebbe essere magari più voluto di quello che si pensa. Sempre a destra vediamo altri loghi arancioni, non so bene cosa possono indicare, magari sono dei tasti, magari sono qualcosa. Mi riferisco di nuovo a questo più o a questo cerchio, ma vorrei concentrarmi ancora con il simbolino che c'è in mezzo alla scena, qui in basso, dove c'è scritto caution, ovvero attenzione. Infatti il simbolino arancione è un triangolino, un piccolo triangolo arancione. Questo triangolino qua piccolino lo vediamo anche all'interno della struttura Biosyn. È arancione, a volte è nero, a volte se non sbaglio è anche bianco, ma è un triangolino che indica zone di apertura di un qualsiasi cosa. Una zona di ingresso, uno sportello per aprire qualcosa. Ci mettono un triangolino per indicare il punto in cui si apre. Ecco, correggetemi se sbaglio, magari qualcuno ne sa più di me. Credo che sia una scelta di design tipica della Biosyn, nel senso credo che li abbiano fatti apposta giusto per dare una ulteriore identità alla Biosyn. Poi se questo tipo di avvertenze sono utilizzate spesso anche nel mondo reale con le varie aziende, ditemelo voi perché io questo non lo so. Se siete confusi fate pure domande, io risponderò, ma non preoccupatevi che approfondirò ancora di più questa teoria qua, questa mia teoria, nel prossimo video che farò. Ancora più avanti, sempre a destra in alto, vediamo di nuovo tante scritte tipo LP, LPC, sono scritte che purtroppo non capisco, scritte che magari non sono neanche tanto studiate, ma questo purtroppo al momento non lo posso dire. Quello che riconosco è che c'è scritto InGen qui, è una scritta che non sono sicuro cosa indichi. Penso che ci sia scritto Logistics comunque. Vediamo poi di nuovo la stessa scena del Direx da un altro punto di vista, dove vediamo il Direx avvicinarsi a questa persona qua, che a giudicare da come è messa direi che non se lo aspetta. Diciamo, secondo me la scena sarà composta da lui che sbatte con le mani contro il vetro e soltanto dopo vede il riflesso nel Direx e capisce che sta per morire. Qui in basso vediamo una scritta che purtroppo ancora una volta non riesco a comprendere, anche perché è capovolta, è girata al contrario, ma mi pare che ci sia il simbolo del cerchio che abbiamo visto anche prima, il cerchio arancione, con scritto open qui di fianco, quindi penso che questo simbolo arancione sia una sorta di pulsante per chiudere o aprire le celle. Vediamo poi infine questi frame, dove questo personaggio qua viene preso dal Direx con la zampona, e di nuovo qui sfocato vediamo il logo InGen. E infine appare il logo che ci conferma che martedì, probabilmente alla stessa ora, quindi alle 18, esce il nuovo trailer. Detto questo, per me l'analisi può finire qua, non ho molto altro da dire, approfondirò meglio questi temi già nel prossimo video, o comunque nei prossimi video, dipende da quale farò uscire prima, però comunque ci possiamo salutare qui. Ci vediamo nel prossimo video. Io sono Jurassic Paddock.